Siccome devo sistemare la difesa del mio club, ho deciso di fare una cosa fondamentale. Mettere Mm. Gugli all'interno della piscina dei bambini, quella con le palline. Salve. Salve, salve, come va? Tutto a posto? Tutto a posto, devi aiutarmi, sento anche le grida degli altri bambini, devi aiutarmi però a cercare questi giocatori per la mia difesa. Quindi sigla e poi ne parliamo. Amiche e amici di YouTube, ben ritrovati sul mio canale per un altro video tema Sorare. Questa volta si parla di difensori. Voglio dei difensori economici da mettere all'interno della mia galleria, che siano decenti, che posso utilizzare insomma per giocare, che abbiano valore di gameplay. E quindi mi aiuterà il buon Gugli. Salve. Eccomi qua, prontissimo. In basso a Preparatissimo. destra siamo già pronti anche per mettere l'iscrizione al canale, quindi bisogna andare qua con il tasto iscriviti, attivare anche la campanellina. Tac, e attiviamo la campanellina e poi andiamo a mettere like a tutti i video, così a pioggia. Fatelo anche Tutti, voi. proprio tutti. Amici, mettete like a tutti i video, molto importante. Grazie per il supporto che avete dimostrato fino ad adesso e noi vi ripaghiamo con dei giocatori incredibili. Sono ben 3 selezionati da Gugli, dopo anni e anni di ricerca Esatto. all'interno della piscina, che insomma vuole partire con il meno costoso. Sì, Giusto? meno costoso di tutto voglio partire. Però me lo faccia vedere che non me lo ricordo. Guarda. Ah, il mio pupillo. Questo è il mio Cristiano Piccini. il mio Ovviamente li potete pupillone. prendere sia limited che raro. Limited costa 1,78 euro, quindi poco più di un caffè, e invece raro 31,33 € il floor. Raccontaci qualcosa di questo giocatore. Questo ce lo ricorderemo tutti, no? Quando era al Valencia, gran giocatore quando era al Valencia, adesso è andato in seconda divisione tedesca Mhm. e per quanto la sua squadra prenda uno sfracello di gol e lui sia appena rientrato dall'infortunio, quindi per quello vedrete che ha mancato una partita e poi ha preso un bel 11, 11, sì. perché poi l'hanno messo al secondo tempo oltretutto. Contro lo Schalke, quindi non una squadra proprio Sì. semplice. Nelle altre, dove comunque hanno preso tanti gol, un bel 76-93, un 50. Ha cominciato molto bene la stagione. Sì, sì. E tu ti aspetti che possa andare avanti così. Esatto. Quindi un investimento di 30 € in raro e in 2 € limited, tu l'hai fatto per questa carta. Io l'ho fatto addirittura Jersey Mint. Ah, quindi sei andato proprio sul sicuro. Quindi cos'è, la numero 2 la sua? Io ho la Immagino. 2-2, sì. Quindi vabbè, questo è il primo consiglio di Gugli. Passiamo al secondo. Secondo giocatore, un filo più costoso, nazionale dell'Angola, penso che sia anche in nazionale lui, se non ricordo male. Le sai tutte. Però potrei sbagliarmi, potrei confondermi, ma il buon Jonathan Buatu, difensore del Valenciennes, quindi anche lui in seconda divisione, però francese, ha dei voti strepitosi in questo inizio di stagione. 50 €, costa un po' di più, 53 € la carta rara, 5,50 € la carta limited, però costa un po' di più perché anche le performance sono insomma di un certo livello. Vediamo i voti, cioè vediamo i punteggi. Sì. Il campionato è iniziato qua, ha fatto un 61, un 71, un 52, un 82, un 60 e un 49, solamente un decisive nella prima partita dove hanno perso 4-1 tra l'altro, e ha fatto 61 punti, gli altri sono tutti di all around. Non sempre hanno fatto clean sheet, e anzi col Bastia e col Bordeaux hanno perso, quindi tanta roba. Tanta roba. Non ha altre caratteristiche particolari, cioè non è giovane, giovanissimo, diciamo, non è under 23, però secondo me a questo prezzo, a 53 €, mi sembra veramente un ottimo prospetto, può essere un ottimo acquisto. Che mi dici, Gugli? Vuoi aggiungere A qualcosa? me piace, no, tra l'altro è uno di quelli che stavo guardando anch'io, mi piace come giocatore. Non è da cap, forse per quello anche un po'. Sì, perché ha 61 di L15, quindi difficilmente potrete inserirlo in una squadra da capped. Ovviamente Però capped uno, 270 vabbè. sì. Vabbè che in 240 dandogli il capitano potrebbe anche essere utile, perché comunque i suoi Sì. 60 li fa sempre, quindi magari col capitano. Cioè è un capitano che non ti delude mai, no? A quanto pare sì, perché diciamo la prova del 9 sono quelle partite in cui comunque hanno perso, qua addirittura ha preso 3 gol, cioè sembra comunque uno di quei difensori che anche nella tragedia sportiva della sua squadra, cioè quando perde magari 3-0 o in questo caso 2-1 in casa contro il Bordeaux, in soli 60 minuti
fa 49.92. L'unica cosa che forse dovremmo verificare è se non si sia infortunato, perché vedo qua 60 minuti, ma credo di no, perché l'avevo già verificato, ma adesso mi risorge il dubbio vedendo i 60 minuti, ma non penso. Invece, per quanto riguarda gli infortuni, o comunque fate una ricerchina su questo gioco, cioè il nome ve l'abbiamo buttato lì perché statisticamente ci sembrava interessante. Controllate che magari non ci siano cose strane. Cosa importante per tutti i nomi che faremo, cioè andate a fare una ricerchetta su tutto, ci sono ovviamente dei nomi che secondo noi sono un po' delle scommesse, sicuramente ci sono anche altri che scriveteci di qua sotto che secondo voi avete trovato che possono essere buoni a un costo molto basso e vedremo. Vediamo cosa salta fuori, poi tanto di video di questo tipo avrete già capito che su questo canale ne vedrete parecchi. Vi ricordiamo sempre che non sono consigli finanziari, quindi fate le vostre ricerche. Il prossimo di cui parliamo è il più famoso di tutti, tra l'altro lo potete utilizzare anche in Challenger, cioè non è di seconda divisione, è del PSV, è André Ramaio, credo si pronunci così, che è un difensore brasiliano abbastanza conosciuto su Sorare. Costa poco, perché comunque 68 euro è il più costoso dei tre, ma anche perché è il più famoso. 5 euro costa meno il limited del precedente Boatu. Perché costa così? Allora, i voti sono ottimi. Ha qualche, diciamo, problema di titolarità, perché all'interno della sua squadra c'è già Boscagli, che sicuramente conoscerete. Lui è fisso. Ed è quasi sempre, esatto, uno dei titolari, comunque è considerato il titolare. Non è fisso perché anche lui ruota insieme agli altri, però è considerato titolare. Se vediamo nella partita contro il PSV non ha giocato Ramaio, ma ha giocato Bella Kocap insieme a Boscagli e a volte addirittura viene portato indietro Schouten, quindi c'è un po' di turnover sulla posizione dei difensori centrali. E un altro problema di questo giocatore è che ogni tanto si infortuna, ha avuto dei problemi in passato. Sì, non è ben voluto anche esternamente, no? Cioè avevamo visto che esternamente non è visto come uno dei più solidi difensori, però lato sorello ogni volta che gioca vincono e fa un votone. Esatto, quindi è rischioso, però costa davvero poco. Può essere uno di quei giocatori che vi fa un po' girare le scatole perché magari a sorpresa non ve lo ritrovate titolare e vi rovina la giornata. Ha tanti rischi del lato suo, ma visto il costo e visti i voti, esatto, ha tanti benefici anche per la squadra in cui gioca, che è comunque una squadra dominante nel suo campionato. L'ultima di campionato contro il NEC, che di certo non è una squadra di fenomeni, però 4-0 del PSV e lui ha fatto 91.88, di cui tutto il voto è arrivato dall'all around e non dal decisive. Quindi secondo me può essere un rischio, come dire, ragionato su cui andare ad investire. Prettamente a livello gameplay, sulla compravendita, sul valore che può avere in futuro questo giocatore, mi sento di sbilanciarmi di meno. Però per giocare fino al 30 giugno 2024 al PSV mi sembra che possa avere senso. Diteci voi nei commenti se vi piace questo giocatore, se avete qualcosa da dire sugli altri pick e se ne volete consigliare voi qualcuno. Gugli? Niente, da noi è tutto. I prossimi video mi troverete in qualche altra location. Una cosa importante, dateci anche idee di altri video che volete vedere voi. Assolutamente. Perché noi abbiamo una lista enorme, no? Cioè la Mella ogni giorno mi scrive e mi dice oggi ho 75 idee di video. Ed eccoci qua, però se ne avete voi delle altre, scrivetecele, prendiamo tutto in considerazione. Grazie mille e buon anno.